Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma anche benvenuti all'immancabile video dedicato ai prodotti preferiti del mese, uno dei format che amate di più su questo canale, ma lasciatemi dire anche il più longevo in assoluto. Infatti, se vi prendete la briga di andare indietro negli anni, scoprirete che il primo video che io abbia mai pubblicato era proprio un video dei prodotti preferiti. Non vi consiglio di farlo perché è inguardabile. Comunque sapete come funziona, quindi io andrei a cominciare e questo mese partirei dagli abiti. Ricordo con nostalgia i tempi in cui beltà splendea negli occhi miei ridenti e fuggitivi e in qualche modo riuscivo a tenere sotto controllo la mia feroce tendenza allo shopping compulsivo. Bei cari e vecchi tempi. Salutiamo la mia forza di volontà che si allontana ormai quasi invisibile all'orizzonte. Ciao amica cara, torna presto perché qui la situazione è decisamente sfuggita di mano. Infatti, pur essendo febbraio il mese più corto dell'anno, io sono riuscita a fare danni a destra e a manca. Ho fatto shopping di qua e di là, di su e di giù, portando a casa una svalangata di roba, non solo per la categoria degli abiti, ma anche e soprattutto per la categoria della cura della pelle, trucco, insomma mondo beauty. Infatti, casomai ve lo foste perso, ho pubblicato un haul beauty con tutti gli acquisti dell'ultimo mese e mezzo. Portato a casa una svalangata di roba, facevo sto gesto per dire che sarà comparsa una i sulla quale potete cliccare per vedere il video. Ma veniamo alla categoria degli abiti. Sono pronta infatti a condividere con voi i miei capi preferiti, frutto di questo breve ma intenso mese di shopping, a partire da questa adorabile Dolce Vita color verde prato. Ora, la prima cosa che mi ha conquistata di questa Dolce Vita è stato chiaramente il colore, perché è veramente difficile in inverno trovare capi colorati. È tutto un grigio, un nero, un bianco a perdita d'occhio, un marrone, un neutro. Invece Dio solo sa quanto bisogno c'è di colore, soprattutto in inverno, l'inverno del nostro scontento. In ogni caso, colore fighissimo, ma mi piace molto anche il taglio, perché come noterete è cropped, quindi tagliata corta, con una trama un po' più larga, manica morbida stretta al fondo e anche la parte di Dolce Vita è alta ma comunque non stringe, che per me è abbastanza importante, se no subito l'effetto Maurizio Costanzo. Mi piace questo taglio tantissimo perché si abbina alla perfezione con le mie gonne a ruota, proprio a morte sua. Mi è piaciuta talmente tanto questa Dolce Vita che, guess what? Dopo poco dopo, ho fatto un altro ordine su H&M, non so se si era detto ma è di H&M, e l'ho presa anche in questo colore sabbia. No, ma è andata benissimo dal punto di vista del contenere lo shopping compulsivo, benissimo proprio. Una debacle assoluta. Che vi posso dire? Quando mi capita di trovare un capo che mi piace davvero tanto e che quando lo indosso mi fa sentire bene e a mio agio con me stessa, lo vorrei in tutti i colori disponibili. Mi sono limitata a due, uno un po' più neutro, uno un po' più vivace, ma sappiate, se interessa, che sul sito di H&M la trovate anche in bianco, in nero e mi pare in azzurro, quindi 5 colori. Pazza, mi piace veramente tanto. E poi sempre sul sito di H&M ho preso anche questa gonna con bottoncini sul davanti, taglio svasato, un po' più lunga, è in un cotone leggero che però con sotto dei bei collan coprenti è perfetta anche per questo periodo dell'anno. Mi piace il color khaki, non so mai come chiamarlo, questo verde un po' così sottotono. Ha l'elastico sulla parte posteriore che la rende molto comoda e non stringe, e trovo che si adatti molto bene anche con tipo la Dolce Vita sabbia, un abbinamento che mi piace tanto. Ho preso anche delle altre cose, ma questi sono i preferiti per quel che riguarda lo shopping su H&M. Poi
Da Stradivarius ho preso un cardigan lungo, ma noterete che c'è un fil rouge che lo ricollega un po' alle Dolce Vita di H&M, che è questa trama larga e la manica morbida stretta al fondo. Questa volta però un cardigan lungo in questo color terra bruciata, cognac, non so mai come chiamarlo, però è uno dei miei colori, delle mie tonalità preferite per l'autunno-inverno. È lungo, con le taschine, sempre comode, un po' in tutti i capi secondo me, con spacchi laterali, morbido, caldo, ma non eccessivamente pesante e ingombrante. Mi piace tanto questo genere di cardigan e mi piace tantissimo il colore. L'ho detto che è di Stradivarius, mi pare di sì. Tra l'altro non l'ho ancora fatto, lo facciamo adesso, un momento info, ovvero se qualcuno dei capi che vi ho mostrato o dei prodotti che vi mostrerò nel corso di questo video dovessero interessarvi in particolar modo, voleste avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi o anche acquistarli, sappiate che come sempre sul blog troverete la lista completa con link diretti e invece il link al post dedicato è nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Già che ci siamo, facciamo anche il veloce e immancabile disclaimer. Nessuno dei marchi che ho citato o citerò nel corso di questo video mi è pagata per essere incluso, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, come di consueto. E giungiamo così all'ultimo capo preferito di febbraio che ho acquistato su ASOS e che è questo maglione vestito. Loro lo propongono come vestito, io lo vedo un po' più come un maglione maxi, un maxi sweater con manica corta, morbido, in questo color crema, beige, e il classico capo dal taglio super comodo, perfetto per i giorni nei quali mi sento un po' in cui niente mi piace e ho bisogno di qualcosa che copra, che mi faccia stare comoda, che non segni da nessuna parte. Questo è perfetto. Posseggo sullo stesso stile anche delle felpe nere è il look che io amo definire look sacco del rusco, nel senso che ti metti una roba addosso che copre tutto, morbida, però questo ha un po' più di stile, intanto il colore chiaro gli dà anche un po' più di vibrancy, di luminosità, ha questa trama rigata e questa manica corta, insomma mi piace molto, lo indosso soprattutto, anzi praticamente sempre, con legging sotto, look comodo però caruccio. Questo l'ho preso su ASOS, il che conclude la categoria abiti. Sappiate che ho fatto anche altri acquisti, ma questi sono i preferiti. Quando dicevo andata bene ma non benissimo perché riguarda contenere, data così. Passiamo alla prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Se avete guardato il mio haul beauty saprete che nell'ultimo mese e mezzo ho acquistato una svagonata di roba, ma col passare delle settimane sono riuscita a provare quasi tutto e alcuni dei prodotti che vi ho mostrato sono finiti dritti. Tra i preferiti del mese, nello specifico per il mese di febbraio ve ne propongo due ed entrambi sono di Veralab. Il primo è Maschera Mani, un prodotto che trovo interessante perché in inverno soprattutto le mie mani si seccano tantissimo col freddo, poi finiscono per assomigliare alle mani della mummia di Tutankhamon, che è un po' il mio punto di riferimento quando si parla di secchezza della pelle, e quindi volevo qualcosa che lenisse e nutrisse la mia pelle provata dal freddo. Devo dire, questa maschera ha fatto il suo, è fondamentalmente una crema mani un po' più ricca, si può utilizzare anche tutti i giorni, volendo potete metterla la sera con sopra dei guanti in lattice per fare proprio l'effetto super nutriente, e devo dire ha fatto il suo. Non i miracoli, che i miracoli sapete è ben difficile trovare un prodotto miracoloso, però mi è piaciuta molto, mi è piaciuta talmente tanto che ve la propongo nel video dei preferiti di febbraio. Maschera Mani, con attivi ad azione nutriente e lenitiva per l'appunto. E il secondo preferito è lo scrub labbra, sempre di Veralab. Mi è piaciuto in particolar modo, l'ho trovato un prodotto interessante perché ero abituata ai classici scrub labbra
a base di zucchero, molto con la grana molto ruvida. Questo invece è decisamente più nutriente, tanto per cambiare, lenitivo. Ha questa consistenza quasi di crema, quasi di, come posso dire, di un gel leggero, con dei piccoli sottilissimi grani all'interno. Si applica sulle labbra, si massaggia per appunto attivare l'azione esfoliante, ma non è troppo aggressivo, e poi ha appunto all'interno dei nutrienti che lasciano le labbra morbide, idratate e molto piacevole da utilizzare. Insomma, se siete abituati come me ai classici scrub belli aggressivi, questo invece è delicato, perfetto per questo periodo dell'anno. Va come sono stata veloce a sto giro. Sappiate che poco per volta proverò anche la maggior parte, il resto dei prodotti che ho acquistato, e se qualcosa fa così scattare la fiamma dell'entusiasmo, lo vedrete comparire anche nei prossimi video dei preferiti del mese. Muoviamoci adesso alla prossima categoria, che è quella del trucco. Anche qui due preferiti che avete già visto nel video All Beauty, ovviamente, che sono stati delle piacevoli scoperte e che vorrei proporvi nuovamente, casomai vi foste persi quel video, perché mi sono piaciuti veramente tanto. Due prodotti della NYX. Il primo è il Lift and Snatch, una matita per sopracciglia con la punta in feltro in stile eyeliner, una tipologia di prodotti per definire le sopracciglia che mi piace particolarmente, perché permette di disegnare peletto per peletto e creare quell'effetto un po' più naturale se usato nel modo giusto. Molto pigmentato, molto scrivente, facile da utilizzare. Rapporto qualità-prezzo della NYX secondo me sempre interessante, e quindi ho pensato di riproporvelo. Ve ne avevo già parlato nel All Beauty, però ecco, reitero l'informazione. Se cercate un prodotto per sopracciglia interessante, propongo questo e suggerisco caldamente. Anche le palettine della... Oggi la fatica a parlare l'italiano, cioè non mi sopporto più da sola. Comunque, le palettine della NYX, perché ne esistono con tantissimi abbinamenti di colore diversi. La formula degli ombretti della NYX è sempre on point, cioè non delude, ha un po' di ricaduta, un po' di fallout, ma niente di recuperabile, e di questa mi piace tantissimo l'abbinamento di questi colori. La sto utilizzando spesso e volentieri. Per dire, oggi, non so se vedete, ho usato il dorato metallico, non mi veniva la parola. Questa è la Ultimate Utopia. E anche la categoria del trucco l'abbiamo portata a casa. Va che brava, va che veloce, va che capacità di sintesi. Sarà perché questi prodotti un po' ve li ho già illustrati? Può essere, non lo escluderei. Veniamo adesso alla penultima categoria, che è quella degli accessori. Scarpe e accessori, mettiamo insieme. Non so se avete notato, ma penso di sì perché sono ovunque, ma quest'anno vanno molto i combat boots, cioè gli stivaletti, quelli un po' più aggressive con la para alta, che peraltro sono una mia passione già da da anni, quindi quest'anno per me proprio si sfonda una porta aperta. Sul sito di Another Stories, dove spesso vado a guardare soprattutto le scarpe, perché gli abiti hanno taglie un filino proibitive per la sottoscritta, ho scoperto una scelta ampissima di combat boots super interessanti in tutti i colori, panna, neri, verdi, verde militare, insomma veramente tanta roba. Se amate il genere vi consiglio di farci un salto, perché comunque i prezzi sono relativamente abbordabili. Io ho portato a casa questi che mi piacciono tantissimo. Da quando li ho acquistati praticamente non ho indossato altro. Ricordano un po' i Chelsea Boots, ma con il twist della para alta un po' più aggressive. Hanno l'elastico alla caviglia che poi scende anche qua sulla parte laterale, il che li rende
comodissimi, non stringono. Io, avendo il polpaccio da calciatore, il famoso polpaccio importante, quando acquisto stivaletti che salgono alla caviglia, a volte ho il problema che stringono troppo. Questi invece, paura, proprio comodissimi. Da quando li ho acquistati praticamente non ho indossato altro, perché sono abbastanza basic, ma con quel guizzo in più, e secondo me si adattano bene sia a essere indossati con leggings, pantaloni, oggi con leggings, pantaloni, ma anche con gonne e vestiti, per appunto dargli una botta di vita in più. E invece il secondo accessorio preferito per il mese di febbraio sono gli ear cuff. Ormai è qualche mese che sono in fissa con sti ear cuff. Su H&M ho trovato nella categoria bijou un pacchettino con 8000 ear cuff. Ora non so se vedete, ma li ho messi su tutti. Quanto mi piacciono gli ear cuff, perché danno l'effetto di avere 1000 buchi alle orecchie, cosa che io non ho e che avrei sempre voluto, e questo è il modo perfetto per ottenere il risultato. Minimo sforzo, massima resa, mettiamola così. Sono le classiche composizioni di H&M con dentro un sacco di roba che costano poco, durano quel che durano, però carucce. Bene, e questo conclude anche la categoria degli accessori. Posso dire, ho fatto un sacco di shopping, ma il 90% della roba che ho acquistato mi sta piacendo un botto, il che comunque un po' mi rallegra, ecco. Poteva meno, anche un pelo meno, però se non altro sono contenta. Passiamo adesso all'ultima categoria, che è quella delle serie TV. La serie che vorrei consigliarvi questo mese non è proprio nuovissima, quindi alcuni di voi potrebbero averla già guardata. Mi riferisco a The Mentalist su Netflix, una serie che tra l'altro mi è stata consigliata da molti di voi su Instagram. All'inizio ero un po' scettica perché non mi sembrava esattamente nelle mie corde, ma non appena ho iniziato a guardarla non sono più riuscita a fermarmi, e infatti mi sono bruciata le 2 stagioni in circa 2 settimane. Tocco sempre pianissimo. Di cosa parla The Mentalist? Racconta la storia di questo psicologo / profiler di serial killer ante litteram. Si riteneva infatti a fine 800 inizio 900 che le persone con malattie mentali avessero in qualche modo perso la propria mente, e i mentalisti dovevano aiutarli appunto a recuperarla e a tornare in sé. La storia è ambientata a New York, quindi a fine 800 inizio 900, e racconta proprio di questo mentalista che diventa un profiler di serial killer. Infatti è un po' un noir e un giallo al tempo stesso, un poliziesco anche a tratti, e racconta non solo del mentalista ma anche di questa squadra che si crea attorno a lui, composta da vari personaggi molto interessanti, il suo miglior amico nonché scrittore e illustratore, la Dakota Fanning deve essere, se non sbaglio, la protagonista femminile, che è la segretaria del capo della polizia. Poi ci sono 2 medici di medicina scientifica ante litteram. Insomma, è una serie non so credibile fino a che punto per quel che riguarda la precisione storica, però molto intrigante, molto appassionante, e questa squadra deve appunto andare a sviscerare e trovare i colpevoli di omicidi seriali a New York. Sto facendo fatica oggi a raccontare le cose, ma spero di essermi spiegata. Molto interessante, belli costumi, bella l'ambientazione, un po' splatter, un po' tosta. Se non amate quel genere non fa per voi, ve la consiglio. E questo ci porta alla fine di un altro video dei prodotti preferiti del mese. Oggi una fatica, ragazzi, ho il cervello proprio, il famoso neurone che gira come il criceto sulla ruota, oggi dorme. Proprio fatica. In ogni caso spero che i miei suggerimenti vi siano piaciuti, che il video vi abbia tenuto compagnia. Vabbè. Come di consueto vi ricordo che sul blog lista completa di tutti i prodotti con link diretti, come detto all'inizio.
link al post nella info box e cliccando sulla i. Bene, direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, pace a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Woo!